Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Col post di oggi voglio cominciare una nuova serie di video in cui prendo in considerazione parole ed espressioni del lessico inglese che devono essere usati con una certa cautela quando vengono tradotti e usati in italiano. Tricky words potrebbe essere una buona definizione inglese per descrivere queste parole. In italiano, per rendere lo stesso concetto, le chiamerò invece parole spinose. L'aggettivo spinoso ha il significato di pieno di difficoltà, insidie, ostacoli, fattori che rendono queste parole difficili da trattare perché scabrose oppure imbarazzanti. Lo scopo di questa serie è quello di dare a tutti voi la possibilità di usarle in italiano tranquillamente, senza nessun timore di essere fraintesi. Quindi, senza indugio alcuno, andiamo a spinare la prima parola della serie. La parola di oggi è excited. Cominciamo col trasformare questa parola inglese in parola italiana. Grammaticalmente, excited è il participio passato del verbo to excite. Costruiamo ora l'infinito del corrispondente verbo italiano. Avete qualche idea su come fare? Sì, giusto. Bisogna usare il metodo scambia e aggiungi, che abbiamo già visto e applicato in passato. Quindi, primo passo, lo scambio. La X sparisce e si scambia con una C. Secondo passo, l'aggiunta. Eliminiamo la E finale e aggiungiamo la desinenza are, perché il verbo italiano appartiene a questa coniugazione. Ed eccolo lì l'infinito del verbo italiano, eccitare. Come al solito costruiamo le forme verbali che ci servono oggi. Participio presente eccitante, participio passato eccitato, che chiaramente corrisponde all'inglese excited. Excited è una parola innocua in inglese, dal momento che serve per descrivere persone animate, contente, entusiaste, oppure ansiose, agitate, nervose, emozionate. Il problema dell'uso di questa parola in italiano deriva dal fatto che eccitare, eccitante, eccitato si usano spesso per descrivere la condizione di desiderio sessuale. Altri usi di questa parola nella lingua parlata di ogni giorno sono secondari. L'unica eccezione è nell'ambito tecnico-scientifico, dove si parla per esempio di elettroni eccitati oppure stati eccitati della materia e che chiaramente non hanno nessun legame con la sessualità. Ma allora vi chiederete, come bisogna esprimere in italiano tutte quelle frasi della lingua inglese che contengono la parola excited e che vengono usate frequentissimamente da tutti noi anglofoni? È piuttosto semplice. Per renderla non usate la parola italiana eccitato, ma usate uno dei sinonimi che vi presenterò in questo video e che coprono tutte le situazioni che potreste incontrare. Ma c'è di più. Rimanete fino alla fine, mi raccomando, perché in chiusura vi darò un modo di dire italiano che potrete usare sempre e comunque in ogni situazione, senza nessun problema di fraintendimento, per tradurre excited.
Ho deciso di presentarvi i sinonimi dandovi la frase inglese e la corrispondente versione italiana. Vediamo le frasi. Primo sinonimo, excited, entusiasta. Aggettivo invariabile singolare. The excited crowd shouts at its idol. La folla entusiasta acclama il suo idolo. Secondo sinonimo, excited, animato. Aggettivo maschile singolare. His arrival excited the crowd. Il suo arrivo animò la folla. Terzo sinonimo, to be excited about, essere emozionato di. Emozionato è aggettivo maschile singolare. Ron is excited about starting school in September. Ron è emozionato di cominciare la scuola in settembre. Quarto sinonimo, to get excited, rendere nervoso. Nervoso è aggettivo maschile singolare. Coffee gets me too excited. Il caffè mi rende troppo nervoso. Quinto sinonimo, to get excited about, agitarsi. Agitarsi è verbo riflessivo della prima coniugazione. Kids get excited about Christmas time. I piccolini si agitano sempre per le feste di Natale. Se vi state chiedendo, ma Giulio, come faccio a ricordare tutti questi sinonimi? E anche se me li ricordassi, come scelgo il sinonimo giusto per descrivere la situazione in cui mi trovo? Ed eccoci arrivati alla seconda parte del video, con il modo di dire tutto fare, su di giri. Questa frase usatissima ovunque in Italia copre ogni sinonimo italiano di excited che abbiamo visto oggi. Infatti, su di giri descrive il trovarsi in uno stato di grande entusiasmo, animazione, emozione, agitazione, nervosismo, che sono esattamente tutti i sinonimi di excited che abbiamo visto insieme. Vediamo ora come si usa questo modo di dire in pratica. Per farlo userò le stesse frasi che abbiamo già visto oggi. Excited, su di giri. The excited crowd shouts at its idol. La folla su di giri acclama il suo idolo. To be excited about. Essere su di giri di. Ron is excited about starting school in September. Ron è su di giri di cominciare la scuola in settembre. Qualche volta, per rendere le espressioni inglesi in italiano, bisogna aggiungere alla frase su di giri una delle forme verbali di mandare, secondo le necessità. Vediamone 3 esempi. Excited, mandare su di giri. His arrival excited the crowd. Il suo arrivo mandò la folla su di giri. To get excited, mandare su di giri. Coffee gets me too excited. Il caffè mi manda troppo su di giri. Kids get excited about Christmas time. Le feste di Natale mandano i piccolini su di giri. Come utile esercizio, usate su di giri con altre frasi inglesi contenenti excited, in modo da fare pratica con la frase tutto fare che vi ho presentato oggi. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!